Ciao a tutti e benvenuti, bentornati o benvenuti per la prima volta sul nostro canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché andremo a sviscerare una storia che ha tenuto col fiato sospeso il web, una vicenda fatta di amore, passione, forse qualche bugia e, finalmente, un po' di chiarezza. Sì, avete capito bene, parleremo di Burak Özçivit e Neslihan Atagul, o meglio, della pace fatta tra Burak e Kadir Dulu, il marito di Neslihan. Ormai lo sapete. Qui sul canale amiamo ficcare il naso nelle storie dei nostri personaggi preferiti, analizzare ogni dettaglio, ogni rumor, ogni piccolo indizio che ci possa dare un'idea di cosa stia succedendo dietro le quinte. E questa volta, credetemi, ne abbiamo di cose da dire. Prima di iniziare, però, un piccolo favore, se vi piace questo tipo di contenuto, se amate il gossip turco tanto quanto noi, non dimenticate di iscrivervi al canale. Attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video e, soprattutto, aiutateci a crescere condividendo questo video con i vostri amici. Ok, bando alle ciance, iniziamo subito. La storia tra Burak e Neslihan è un po' come una soap opera, piena di colpi di scena. Tutto è iniziato sul set di Kara Sevda, una serie che ha riscosso un successo planetario. I due, rispettivamente Kemal e Nihan, interpretavano una coppia tormentata, innamorata e costretta a separarsi dalle circostanze. La chimica tra loro era palpabile, innegabile, tanto che molti fan speravano in una relazione anche fuori dal set. E chi potrebbe biasimarli? La loro interpretazione era così sentita, così reale, che sembrava impossibile non ci fosse qualcosa di più tra loro. Tuttavia, Neslihan è sposata con Kadir Dulu, un altro attore turco molto amato e rispettato. E qui iniziano i problemi. Durante le riprese di Kara Sevda, sono iniziate a circolare voci di tensioni tra Burak e Kadir. Sembrava che Kadir non gradisse particolarmente l'eccessiva vicinanza tra sua moglie e Burak, una vicinanza che, a detta di molti, andava oltre la semplice professionalità. Immaginatevi la scena, un set pieno di tensione, sguardi di fuoco lanciati da una parte all'altra, un'atmosfera pesante che permea ogni momento. Queste voci non sono mai state confermate ufficialmente, ovviamente, ma il silenzio dei diretti interessati ha alimentato ancora di più i rumors. Si diceva che i due uomini si evitassero come la peste, che non si parlassero se non strettamente necessario e che l'atmosfera sul set fosse diventata piuttosto tesa a causa di questa situazione. Alcune fonti non confermate parlavano addirittura di alterchi verbali, di discussioni accese dietro le quinte, ma come sempre, è difficile separare la verità dalla speculazione. Dopo la fine di Kara Sevda, le strade di Burak e Neslihan si sono separate. Burak ha continuato la sua carriera, sposando la bellissima Fariye Evcen e diventando padre. La coppia è diventata una delle più ammirate e seguite del panorama turco, un simbolo di amore e felicità familiare. Neslihan, invece, è rimasta sposata con Kadir, continuando a lavorare come attrice e diventando un'icona di stile. La sua eleganza, il suo talento e la sua forte personalità l'hanno resa una delle attrici più richieste e apprezzate del suo paese. E qui arriviamo al punto cruciale della nostra storia, la pace fatta. Per anni si è parlato di una faida irrisolta tra Burak e Kadir, di un'inimicizia profonda che li avrebbe tenuti lontani per sempre. Ma, come spesso accade, la realtà è più complessa di quello che sembra. A volte, le narrazioni che costruiamo attorno ai personaggi pubblici sono lontane dalla verità, alimentate da speculazioni e pettegolezzi. Recentemente sono state pubblicate delle foto che ritraggono Burak e Kadir insieme, sorridenti e rilassati, durante un evento. Le foto hanno fatto il giro del web, scatenando un'ondata di commenti e reazioni. Ai fan di tutto il mondo si sono scatenati sui social media, esprimendo la loro sorpresa e il loro sollievo. Molti si sono detti felici di vedere i due uomini finalmente in pace, dopo anni di speculazioni e tensioni. Ma cosa è successo esattamente? Come sono arrivati a questo punto? Quali sono stati i passi che hanno portato alla riconciliazione? Le informazioni a nostra disposizione sono ancora frammentarie, ma sembra che sia stata una conoscenza comune a fare da mediatore. Si dice che questa persona, di cui per ora non conosciamo l'identità, abbia avuto un ruolo fondamentale nel facilitare l'incontro tra Burak e Kadir. Immaginate questa figura come un pacificatore, un intermediario saggio che ha saputo trovare le parole giuste per far superare ai due uomini le loro divergenze. Si dice che questa persona abbia organizzato un incontro tra Burak e Kadir, un incontro durante il quale i due avrebbero avuto modo di chiarirsi,
di parlare a cuore aperto e di mettere da parte i rancori del passato. Un incontro carico di emozioni, in cui i due uomini hanno avuto l'opportunità di esprimere i loro sentimenti, le loro frustrazioni e le loro ragioni. Non sappiamo cosa si siano detti esattamente, ma il risultato è evidente: Burak e Kadir hanno fatto pace. Questo non significa necessariamente che siano diventati migliori amici, che si frequentino regolarmente o che condividano tutti i loro segreti. Ma almeno hanno superato le incomprensioni che li avevano tenuti lontani per anni, hanno seppellito l'ascia di guerra e hanno scelto di andare avanti. Questa vicenda ci insegna che le dinamiche umane sono complesse e che spesso le apparenze ingannano. Quello che vediamo sui giornali o sui social media è solo una piccola parte della storia, una versione filtrata e spesso distorta dalla realtà. Dietro ogni personaggio pubblico c'è una persona con le sue fragilità, le sue emozioni e le sue difficoltà. Inoltre, questa storia ci dimostra che il tempo è un grande guaritore. A volte, è necessario un po' di distanza, un po' di riflessione e un po' di maturità per superare i conflitti e per trovare un punto d'incontro. Burak e Kadir hanno avuto bisogno di anni per elaborare quello che è successo sul set di Kara Sevda e per arrivare a una soluzione pacifica. Anni in cui entrambi hanno avuto modo di crescere, di maturare e di acquisire una prospettiva diversa sulla vita e sulle relazioni. Ma la domanda che tutti si pongono è: cosa ne pensa Neslihan di tutto questo? Beh, anche in questo caso, le informazioni sono scarse. Neslihan non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla pace fatta tra suo marito e Burak. Il suo silenzio, tuttavia, non significa necessariamente che non abbia un'opinione in merito. Tuttavia, alcune fonti vicine all'attrice sostengono che lei sia contenta di questa evoluzione. Sembra che Neslihan abbia sempre desiderato una relazione civile e rispettosa tra i due uomini, anche se questo non è stato possibile per molto tempo. Forse, in fondo, sperava che un giorno i due uomini potessero superare le loro divergenze e trovare un terreno comune. Ora, però, sembra che il suo desiderio si sia avverato. E questo non può che portare benefici a tutti gli interessati. Un'atmosfera più serena e distesa può solo giovare al lavoro e alla vita privata di Burak, Neslihan e Kadir. Immaginate i benefici per il set di un futuro progetto che coinvolga uno o più di loro, un ambiente di lavoro più armonioso, una maggiore collaborazione e una migliore performance degli attori. Ma torniamo a noi. Cosa possiamo imparare da questa storia? Innanzitutto, che la pazienza e la diplomazia sono fondamentali per risolvere i conflitti. Burak e Kadir avrebbero potuto continuare a ignorarsi e a coltivare il loro rancore per sempre. Invece, hanno scelto di affrontare la situazione, di parlarsi e di trovare un compromesso. Un esempio di come la comunicazione e la volontà di comprendere l'altro possano superare anche le divergenze più profonde. In secondo luogo, che è importante non giudicare le persone dalle apparenze. Spesso ci facciamo un'idea sbagliata di qualcuno basandoci su quello che leggiamo sui giornali o su quello che vediamo in televisione. Ma la realtà è sempre più complessa e sfumata di quello che sembra. Dietro ogni volto famoso, dietro ogni personaggio pubblico, c'è un essere umano con le sue debolezze, le sue paure e le sue speranze. Infine, che la vita è troppo breve per sprecarla con litigi e rancori. Vale sempre la pena di cercare un punto d'incontro, di perdonare e di andare avanti. Burak e Kadir ci hanno dato un bel esempio di come si può superare un conflitto e di come si può costruire un futuro migliore. Un esempio che possiamo applicare anche alle nostre vite, alle nostre relazioni e alle nostre sfide personali. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante questa analisi della pace fatta tra Burak e Kadir. Ovviamente, questa è solo la nostra interpretazione dei fatti, basata sulle informazioni a nostra disposizione. La verità completa la conoscono solo i diretti interessati. Ma, anche se non conosciamo tutti i dettagli, possiamo comunque trarre delle lezioni preziose da questa storia. In ogni caso, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi di questa storia. Cosa vi ha colpito di più? Siete contenti che Burak e Kadir abbiano fatto pace? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di leggere le vostre reazioni e di sentire i vostri pensieri. E ora, prima di salutarvi, un piccolo favore. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace e condividetelo con i vostri amici. Aiutateci a diffondere questa storia e a farla conoscere a più persone possibile. E, soprattutto, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo video.
Abbiamo in serbo tante altre storie interessanti e tanti altri approfondimenti sul mondo dello spettacolo turco. Grazie per aver guardato e alla prossima. Non dimenticate, la vita è un set, ma non prendiamola troppo sul serio. Faccina ammiccante.